Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Qualche tempo fa ho fatto questi due video, non so se ve li ricordate. In questi video parlo di frasi ed espressioni che si utilizzano in determinate situazioni quotidiane. Quindi sono delle frasi abbastanza specifiche che si usano per rispondere a determinate domande oppure si usano per parlare, per fare conversazione in determinati contesti. Oggi voglio fare un altro video in merito a questo argomento, però questa volta risponderò alle vostre domande. Infatti sono andata a vedere i commenti dell'ultimo video, quindi della seconda parte, e ho raccolto un po' dei vostri commenti, quelli che mi sono sembrati più interessanti e più utili per tutti e soprattutto quelli a cui non ho ancora risposto. Quindi non perdiamo altro tempo e cominciamo. La prima domanda è: quale espressione possiamo usare se qualcuno ti calpesta il piede? Qualcosa tipo "It's okay". In questo caso possiamo rispondere "non fa niente", che è una risposta neutra che non pone il problema se dare del tu o dare del lei. Perché altrimenti, se vogliamo essere un po' più formali, un po' più educati, possiamo dire "non si preoccupi", non si preoccupi. Stiamo quindi dando del lei alla persona. Lei non si preoccupi. Altrimenti non fa niente. Se vogliamo essere invece più informali, rispondiamo semplicemente niente. Niente. Che ovviamente va bene per la quotidianità, no? Soprattutto se detto con un sorriso. Passiamo alla seconda domanda. Qual è l'equivalente di dire "It was a pleasure, it was very nice to meet you, I hope to see you again soon"? Possiamo semplicemente rispondere "è stato un piacere, alla prossima". È stato un piacere, alla prossima. Passiamo alla domanda successiva. Quando si paga, nello specifico al ristorante o comunque in posti dove si mangia, e si vuole dire al cameriere "keep the change", come si dice in italiano? Allora, keep the change non è tenga la mancia, ma tenga il resto. Keep the change significa tenga il resto ed è ciò che diciamo. Tenga il resto, non si preoccupi, se diamo del lei. Tieni il resto, non ti preoccupare, se diamo del tu. Un'altra espressione che si può usare a posto così. Per esempio, dovete pagare 45 euro. Date una banconota da 50, il cameriere sta per portarvi il resto e voi dite "a posto così, va bene così, tenga il resto". Queste sono le tre cose che diremmo spontaneamente, naturalmente. Poi passiamo alla domanda successiva. Allora, questa è una situazione. Mi sono appena trasferita in Italia e ora ho un numero di cellulare italiano. Ho ricevuto una chiamata da un conoscente italiano, ma ho perso la chiamata. Non ho riconosciuto il numero di telefono, quindi ho richiamato. Cosa si dice a qualcuno che richiami dopo aver perso la sua chiamata? Se non riconoscete il numero, io vi consiglierei di essere sempre un po' più formali, quindi "buongiorno, ho ricevuto una chiamata da questo numero", oppure "ho trovato una chiamata persa da questo numero, chi è?" Semplicemente. Allora, passiamo al quesito successivo. Se voglio dire "I must dash off", si può dire "devo scappare" o "è un po' maleducato"? No. Non è maleducato, "devo scappare" è un'espressione in realtà molto utile e molto usata. Ovviamente dipende dal contesto, è informale, certo, ma non è maleducato dire "devo scappare". Scusami, devo scappare, mi dispiace, devo scappare. Situazione successiva. Come posso rispondere a qualcuno che richiede un'indicazione ma io non so rispondere? Possiamo dire "mi dispiace, non sono di zona", oppure "mi dispiace, non conosco questa zona", oppure "mi dispiace, non sono di qui". Queste tre direi. Non sono di qui, non conosco la zona o non sono di zona. Quindi
non posso aiutarla, mi dispiace. Allora, come scusarsi per il ritardo? Allora, se qualcuno arriva in ritardo, la frase che si dice è tanto che aspetti, scusami. Oppure non volevo farti aspettare, scusami. Scusa se ho fatto un po' tardi. Queste 3 frasi direi, che mi vengono in mente adesso ovviamente. Quindi non mi sono preparata le risposte a queste domande perché volevo rispondere spontaneamente, proprio con le prime frasi che mi vengono in mente, che sono appunto quelle più spontanee, quelle che mi verrebbe da dire così anche per strada. Allora, questo è divertente. Ho telefonato ad alcune persone che non conosco e ho detto buongiorno, come sta? E mi sembra che le persone non si aspettassero questa domanda. Si fa o no? Allora no. Non si chiede come stai o come sta a qualcuno che non si conosce al telefono. Se è una telefonata di servizio, per esempio dovete prenotare qualcosa, dovete richiedere informazioni, non si chiede come sta l'altra persona, perché è molto strano. Cioè, io chiamo per prenotare il ristorante, per prenotare un tavolo, per prenotare una visita medica, per prendere un appuntamento, cose così. Quello è l'obiettivo della telefonata. Non chiedo come sta la persona. In italiano, in Italia non si fa. È strano dire buongiorno, come sta? Vorrei prenotare una pulizia dei denti. Si chiede come stai ad una persona che si conosce. Si chiede come stai o come sta quando c'è un vero interesse a sapere la risposta a questa domanda. Quindi non si chiede come stai per cortesia. No, in italiano, nella cultura italiana, se io ti chiedo come stai è perché sono realmente interessata a sapere come stai. Non te lo chiedo per cortesia o per formalità. Poi, possiamo dire riguardati quando qualcuno sta andando via, tipo ciao riguardati, come in inglese see you, take care. No, riguardati si dice quando qualcuno sta male, per esempio ho la febbre, allora voi mi dite riguardati. Quindi quando qualcuno sta andando via, diciamo ciao, se vogliamo dire qualcosa possiamo dire stammi bene. Se volete dirlo ditelo, però non è così comune. Piuttosto diremmo alla prossima, ci sentiamo, ci vediamo, ciao, oppure un augurio, quindi buon fine settimana, buon proseguimento. Poi, prossima situazione, come si risponde a una persona che ti dice piacere di conoscerti? Una risposta che si dà è piacere mio. Se vogliamo proprio andare a vedere il Galateo, diciamo, non si dovrebbe dire piacere, però vabbè, pazienza. Perché appena incontri qualcuno non sai veramente se sarà un piacere conoscere quella persona. Quindi è un po' azzardato dire ciao, piacere di conoscerti. Comunque, si risponde piacere mio. Allora, prossima situazione. Cosa si dice in un negozio di abbigliamento quando la commessa o il commesso arriva e dice se ha bisogno di aiuto sono qui? Voi che cosa rispondete per dire I'm just browsing, thank you? Allora possiamo dire do solo un'occhiata, grazie. Do un'occhiata in giro, grazie. Questo è molto utile. Cosa si dice quando devi scendere dalla metro o dall'autobus ma ci sono persone davanti alla porta, alle porte e vorresti che si spostassero? Diciamo, facciamo una domanda. Chiediamo, scende? Che significa letteralmente sei qui davanti alla porta perché stai scendendo? Quindi va bene così, aspetto, scendiamo tutti insieme. Se invece la persona non scende a quella fermata, la risposta sarà no, la faccio passare o la faccio scendere. Quindi semplicemente per far spostare qualcuno o per far capire che tu devi scendere, puoi dire semplicemente scende, scende, non scendi, perché diamo del lei. Siamo sempre educati e cortesi con tutti.
Un'altra situazione molto utile, quando vai in un locale dove c'è fila o in un posto dove c'è fila, come chiedere chi è l'ultimo della fila? Quindi ve l'ho già, ecco, vi ho già svelato. Chiediamo chi è l'ultimo della fila. Per esempio, se andate in uno studio medico dove non c'è fisicamente una fila, ma c'è una sala d'attesa, una sala d'aspetto, dove le persone sono tutte sedute, di fatto sono in fila, ma non fisicamente, no? In quel caso questa domanda è molto più calzante, perché appunto non c'è una fila visibile. Quindi entrate nello studio, nella sala d'attesa, nello studio del medico e dite chi è l'ultimo? La persona dirà io, quindi sapete che dopo quella persona ci siete voi. Cosa si dice quando vuoi far passare un'altra persona prima di te? Oltre a prego, si può dire dopo di te, dopo di lei? Certo. Si può dire prego, si può dire dopo di lei, dopo di te, si può dire vada pure o passi pure. Poi, un'altra situazione. Non so mai che cosa dire quando sto parlando con un italiano e non l'ho capito, non capisco cosa dice e voglio che ripeta la frase. È maleducato dire cosa? Non è maleducato, dipende dal tono, ovviamente. Puoi dire cosa scusami? Cosa scusi? Quindi aggiungendo scusi o scusa, il tutto diventa molto più gentile. Altrimenti si può dire come? Come scusi? Come scusa? La cosa maleducata da evitare è che è un po' brutto, sì. Comunque ho fatto un video proprio su questo argomento, un intero video, questo qui, quindi vi lascerò il link nella descrizione del video qui sotto. Poi, abbiamo finito. Abbiamo finito. Allora, grazie mille per averlo guardato. Se avete altre domande, ovviamente possiamo fare la parte 4, Possiamo farla. Quindi basta che scriviate le vostre domande nei commenti qui sotto e ci vediamo nel prossimo video. A presto, ciao!